Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo video. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e in questo caso il calcio è di chi azzeccherà questo turnover, perché di turnover si parla in casa Napoli. 8 elementi barra 9 elementi completamente nuovi, una formazione inedita, diciamo, per il nostro Napoli. Si farà turnover? Sì, per la mia infelicità. Ne parliamo in questo video. Fatemi sapere, ovviamente, la vostra nei commenti. Io ho preparato 3 formazioni, 2 più quella che dovrebbe partire titolare, per dirvi la mia e vi aspetto nella sezione dei commenti. Per chi non l'avesse ancora fatto e gli piace questo contenuto, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta carico un nuovo video e andiamo direttamente a parlare di Napoli-Frosinone. Partita di Coppa Italia, in primis faccio una premessa e poi andiamo a vedere le formazioni. Io non voglio nemmeno pensare, in primis, di dover faticare nel portare una qualificazione al prossimo turno a casa. Punto secondo, non esiste, non deve esistere non passare il turno, soprattutto quest'anno, ma per me la Coppa Italia, l'ho detto già nel video di ieri, mi sembra, è sempre un trofeo da provare a vincere, soprattutto se militi tra le 4 squadre più forti della Serie A. Quindi va bene il turnover, non lo accetto e non lo accetterò mai perché per me il turnover va fatto un tantino diversamente, ma ci arriviamo con le formazioni. Allora, partiamo dalla prima formazione che poi dovrebbe essere la formazione titolare. Allora, vediamo se la trovo, eccola qui, ve la metto qui in sovraimpressione. Allora, questa formazione per me resta un turnover troppo disparato. È vero che a centrocampo Zielinski non c'è e poi vedremo il perché tra affaticamenti e rinnovi che non situazioni che non succedono e non avranno mai una fine. Io mi auguro che Zielinski non venga regalato, ecco, ad una squadra avversaria diretta concorrente in Serie A, che sarebbe un altro errore, l'ennesimo, di una gestione societaria che da giugno ad oggi, a quanto pare, ogni tanto vuole metterci per forza un errore perché altrimenti sembra che non ci troviamo. Comunque, formazione che dovrebbe partire stasera, per me non ci siamo nella maniera più assoluta. Allora, Gollini in porta va bene, la linea difensiva anche va bene, Mario Rui, Nata, Nosticard e Zanoli, va benissimo il turnover fatto così. Caiuste, Demme e Gaetano anche no. Centrocampo ovviamente forzato per la mancanza di Elmas, come ho detto, Anghissà e Zielinski, però mettiamolo Bottica come regista, io non voglio bocciare Demme, però ci dobbiamo giocare la partita con il Frosinone, con Demme alla prima apparizione nell'ultimo secolo. Non lo so, speriamo che vada bene così. Non mi va nemmeno il trio d'attacco, anzi un personaggio del trio d'attacco, Raspadori, esterno a destra. A me non suona per niente, non è suonato per niente già dall'inizio campionato. Mi auguro che abbia ragione Mazzarri nello schierare questa formazione. Lindstrom e Simeone va anche bene. Questa dovrebbe essere la formazione di partenza di stasera. Mi metto un'altra formazione, secondo il mio punto di vista, un turnover più ragionato che lasci meno al caso e possibilità di poter steccare la partita. Sono nervoso stamattina, ragazzi. Sono nervoso perché a me questi turnover in Coppa Italia danno fastidio. Danno fastidio, anche l'anno scorso mi ha dato fastidio. Poi è successo quel che è successo contro la Cremonese. Speriamo che non facciamo la stessa fine. Altra formazione, come ho detto io, più ragionata. Allora, Mario Rui, Nata, Nosticard, Zanoli, Collini è la stessa linea di difesa ed è la stessa mediana, con Lobotka al centro da regista. L'attacco ho cambiato solo Raspadori con Politano. Va bene Lindstrom, va bene Simeone, ma Raspadori è adattato perché l'abbiamo già visto che Raspadori come esterno
non rende. Poi può darsi anche che in un ipotetico schieramento Raspadori vada dietro le due punte e diventi un 4-3-1-2. Vedremo poi a livello tattico se il Napoli si schiererà così, ma se Raspadori dovrà fare l'esterno d'attacco, anche no. Questo per me è un turnover più ragionato, con Politano al posto di Raspadori, Lobotka al centro del centrocampo, va bene, difesa e portiere va benissimo così. E questo è il più ragionato. Adesso andiamo a vedere la formazione, come la farei io per scacciare, diciamo, anche eventuali possibilità di soffrire, ecco. Eccola qua. Questa è quella che farei io. Stessa linea difensiva come prima, stessa linea di centrocampo come la formazione che abbiamo appena visto, perché a centrocampo le due mezzali sono forzate, visto che ne hai tre fuori, ovviamente tra infortuni e contratti non rinnovati, affaticamento eccetera, puoi mai avere tre infortuni in tre ruoli diversi, no, tre mezzali, vabbè. E mi schiererei assolutamente con la linea d'attacco titolare. Vi spiego anche perché. Perché avrei voluto cavalcare, diciamo, l'onda positiva, soprattutto su quella fascia sinistra, negli ultimi 20 minuti con il Cagliari, ovvero Mario Rui Quara. È vero che c'è la Roma, è vero che la partita dell'Olimpico di sabato è importante in vista della classifica, la classifica è corta tra le squadre che stanno lottando adesso per la quarta posizione. Sì, è importantissima la partita di Roma, ma è importantissima anche la partita di stasera, perché facendo un turnover scellerato, forse come la prima formazione che vi ho fatto vedere, puoi sempre incorrere nel dover riparare a partite in corso e fai sfiancare comunque titolari che entreranno per cercare di ribaltare o portare a casa il risultato, con tutte le conseguenze possibili del caso. E di conseguenze possibili del caso parlo di una foga agonistica maggiore, possibilità di allungarsi su un pallone in maniera al limite poco ordinata, qualche infortunio ce lo puoi rimettere. Io mi auguro che abbia ragione Mazzarri e la formazione del Napoli, che dovrebbe essere schierata, ve la rimetto qui, che dovrebbe essere questa qui: Lindstrom, Simeone, Raspadori, Gaetano, Demme, Caiusta, Mario Rui, Nata, Nosticad, Zanoli, Collini. Sulla carta è superiore al Frosinone, assolutamente, però bisogna vedere se gli automatismi di questo 11 sono abbastanza rodati da mettere in difficoltà un Frosinone che arriverà a Napoli con questa formazione: Turati in porta, Lirola, Ocoli, Romagnoli, Carritano, Burabia, Barrenecea, Arrui credo si pronunci, Bez, Chedira, Caso. Il Frosinone non ha niente da perdere, il Frosinone ha la Coppa Italia come competizione da onorare nella maniera più assoluta, quindi troverai una squadra che darà il tutto per passare il turno, e mi auguro che quest'11 che avete in sovraimpressione adesso sia all'altezza del Frosinone. Rimettiamo un attimo questa e chiudiamo, perché non ho chiuso il pensiero. Per me schierare l'attacco titolare, è vero che io vorrei Lindstrom al posto di Vara anche in questa formazione, giocherei anche con Lindstrom, Osimhen e Politano, facendo riposare appunto Kvaratskhelia. È sempre un turnover più ragionato. E poi ci sono un sacco di calciatori alla prima apparizione, così come Lindstrom alla prima apparizione da titolare dall'inizio. È inutile mettere calciatori che sono alle prime uscite con il Napoli con un minutaggio un po' più alto, almeno stasera dovrebbe essere così, e mi vai a schierare comunque un turnover in tutto il reparto dove io non ho la mia punta principale, non ho l'esterno d'attacco di là a destra titolare, quindi
va a finire che viene declassata anche la prestazione stessa di un Lindstrom a sinistra. Però io questa è la formazione che schiererei. Da questa formazione, ripeto, cambierei solo Quara con Lindstrom per vedere anche l'acquisto tanto conclamato e pagato comunque non poco, se rende con Osimhen vicino. Va bene che Simeone mi dà comunque sicurezza e garanzia da prima punta, però io avrei voluto vedere comunque Lindstrom vicino a Osi per quella sorta di scompiglio nella linea difensiva avversaria, perché Lindstrom ha gamba, Lindstrom ha l'uno contro uno, hai Mario Rui dietro che può metterti veramente, come si dice a Napoli, a carne e maccaruno, ovvero può stenderti quel tappeto rosso per le imbucate, vede tranquillamente a livello tattico la linea di passaggio e la cosa giusta da fare in determinate situazioni. Quindi cambierei solo Lindstrom da questa formazione, ma se non lo dobbiamo cambiare, per me si dovrebbe partire come con l'11 che vedete in sovra impressione. Mi auguro che il Napoli e Mazzarri abbiano ragione stasera, perché io non lo so come potrei, ecco, reagire in un'eventuale partita steccata e nel non passaggio del turno. Non lo so come potrei reagire, ma lo vedremo stasera perché dalle 11, dalle 23:10 circa andremo live nel solito post partita con i nostri ospiti e analizzeremo a caldo ciò che sarà stato il match che dovrà portare assolutamente, ripeto, dovrà portare in casa Napoli il passaggio del turno. C'è un solo obiettivo da raggiungere stasera, il passaggio del turno senza se e senza ma. Detto questo, ragazzi, io vi aspetto nella sezione dei commenti qui sotto, fatemi sapere la vostra e ci vediamo nel prossimo video, anzi ci vediamo stasera in live per chi vuole venire a fare due chiacchiere a caldo e dire la propria, ovviamente nella sezione dei commenti in live, analizzando la partita che sarà sempre Forza Napoli. Ciao!